Bentornati nel santuario della verità senza vernice, benvenuti su Turkey News Magazine. In un mondo dello spettacolo che corre per accumulare numeri, potere e applausi, oggi vi portiamo un racconto che va nella direzione opposta, la rinuncia come atto di ribellione. Non parleremo di un nuovo set, né di tappeti rossi e flash. Oggi apriamo una finestra su una confessione che ha incrinato la patina lucida della fama turca. Quando Can Yaman ha guardato avanti, oltre la folla e oltre i riflettori, e ha mormorato tra i denti con una fermezza che non ammetteva repliche: ho rinunciato a tutto per sposare Demet, non cercava uno slogan. Stava posando sul tavolo la somma dei suoi conflitti, la resa dei conti con le aspettative, con la tradizione, con l'immagine costruita come un'armatura che ormai pesava più di quanto lo proteggesse. Questa non è la favola facile con il lieto fine già scritto. È il diario di una ricostruzione. È la storia di un uomo che ha osservato l'impero che aveva tirato su con le proprie mani e ha scoperto che era una gabbia con serrature d'oro. È la cronaca di notti in cui il sonno non arrivava, di porte chiuse senza rumore, di ponti professionali bruciati per far posto a una verità che solo lui e Demet Özdemir conoscevano davvero. Prima di addentrarci tra i piani segreti di questa scelta che costa e insieme libera, se credete nelle decisioni pesanti come pietre ma capaci di cambiare la vita, iscrivetevi a Turkey News Magazine, mettete un like e, se volete sostenere i racconti lunghi e senza paura, considerate di cliccare su Unisciti. Il vostro supporto è la colonna che regge questo spazio. Ora, camminiamo insieme sul sentiero difficile che Can ha deciso di imboccare. Quella frase non è stata un'uscita lanciata al vento per una copertina. Non era un colpo di teatro per inseguire le tendenze. Quando Can Yaman ha detto «ho rinunciato a tutto per sposare Demet», chi lo conosce ha sentito la stanza farsi più pesante. Dentro quelle parole c'era una storia che non ammette ritorni indietro, una storia fatta di strappi, di svolte senza paracadute, di scelte che ti cambiano i connotati. Per anni, il pubblico ha visto Can come il professionista che non sbaglia una mossa, concentrato, attento all'immagine, attento al silenzio. Conosceva il gioco e lo giocava bene. Ma questa volta ha preferito un punto di vista che non aveva mai occupato, quello di chi non teme più di perdere, perché ha messo al sicuro l'unica cosa che conta davvero. Persone molto vicine a lui assicurano che la decisione di legarsi a Demet non è stata il capriccio di un innamorato accecato. Niente scatti impulsivi, niente fuochi fatui. È stata la conclusione di un confronto lungo, di mesi, forse anni, di riflessioni senza sconti, di sacrifici silenziosi che nessuna telecamera ha ripreso. Sapeva che scegliere Demet significava perdere altro, confida una voce della sua cerchia. Ma sapeva anche che non sceglierla significava perdersi. Ecco il crocevia. Can avrebbe potuto continuare a percorrere la strada larga dell'approvazione, lasciando che il suo calendario dettasse i battiti del cuore. Invece si è fermato. Ha guardato i due sentieri. Uno era liscio, senza inciampi, fatto di contratti e successi, l'altro era accidentato, controvento, ma lì stava Demet. E contro il parere di molti, ha deciso di attraversare la tempesta. Quando parla di rinuncia, non esagera. Lo dicono i passi concreti di cui pochi sapranno mai la fatica. Non si è limitato a prendere le distanze dal suo vecchio ritmo, l'ha smontato pezzo per pezzo. Ha lasciato sul tavolo proposte luccicanti che gli avrebbero imposto un'esistenza nomade, lontana, sfilacciata. Ha messo confini di ferro a persone influenti e ambienti che non rispettavano la loro relazione. Ha rivisto con lucidità il suo profilo pubblico, mettendo via, come un abito che non veste più, l'immagine del cuore libero per indossare la realtà di un uomo impegnato. Ha smesso di essere il personaggio che faceva felici gli altri e ha iniziato a diventare la versione di sé che poteva guardarsi allo specchio senza abbassare gli occhi. Il successo senza di lei non aveva sapore, avrebbe confidato in un incontro lontano dai microfoni. È la consapevolezza dolorosa di chi rientra la sera e sente l'eco in casa più forte degli applausi del giorno. Ma chi è la donna che ha reso possibile questo smantellamento? Demet non è arrivata come una promessa comoda o come un trofeo da esibire. È arrivata come una prova del 9, come uno specchio capace di fargli vedere non il personaggio, ma l'uomo. Non ha provato a plasmarlo, non ha voluto cambiarlo,
non ha fatto leva su di lui. E allo stesso tempo non l'ha messo su un piedistallo. Ha visto la stanchezza sotto il sorriso, le incrinature nella corazza. E quello lo ha disarmato. Con lei non poteva nascondersi, racconta chi c'era. E per la prima volta, non ne ha sentito il bisogno. Quello è stato il punto di rottura. Khan ha capito che non voleva una vita piena di applausi e vuota di verità. Voleva una vita imperfetta ma reale, con i suoi bordi e le sue rughe, anche a costo di rinunciare a privilegi che tutti definirebbero irresistibili. Con l'arrivo di Dimet, l'equilibrio artificiale che aveva difeso per anni è caduto. Si è rotto il cristallo, ed è entrata aria. Per molto tempo ha provato a tenere tutto in piedi. La carriera che vola, l'immagine immacolata, l'amore sincero. Ha cercato di far tornare i conti. Ma i conti non tornavano. O rimani chi gli altri hanno deciso che tu sia, o cominci a essere chi sei davvero, mormorava nei momenti in cui il dubbio bussava più forte. È cominciata così la stagione delle rinunce silenziose, invisibili ai tabloid, profondamente radicali nella carne viva del quotidiano. Dire no a una sceneggiatura è la parte facile da raccontare. Quello che non si vede sono gli addii a certi amici di circostanza, le porte che si chiudono e non si riaprono, la strada che da liscia diventa ghiaia. Ci sono state notti in cui la paura per il futuro immobilizzava, conversazioni lunghe fino all'alba, momenti in cui sembrava che ogni passo fosse un rischio. E in quel territorio di incertezze, Dimet non è stata una giudice, è stata un porto. Non ha mai chiesto la sua carriera come pegno. Non ha imposto un out-out. È proprio quell'assenza di pressione, quella libertà che profuma di fiducia, ad aver spinto Khan verso la decisione più radicale. Quando nessuno ti spinge, tu capisci cosa vuoi davvero, avrebbe detto con un sorriso corto e gli occhi fermi. Sposarla non è stato un rifugio né un riparo dalla tempesta, è stata un'affermazione. La dichiarazione chiara che la loro casa non sarebbe stata un dettaglio accessorio, ma il centro progettuale di tutto il resto. I giorni che hanno preceduto la proposta sono stati pieni di conversazioni concrete, mature, a volte anche pesanti, su come immaginano la famiglia, su che tipo di vita desiderano costruire, sulla necessità di un'onestà totale che, per essere mantenuta, chiede sacrifici veri. Khan lo ha capito fino in fondo. Il matrimonio non spegne la scintilla, piuttosto inaugura una fase che pretende ogni giorno la verità. E dire la verità, per lui, ha significato lasciare andare tutto ciò che non rientrava nel disegno nuovo. Così è nata la frase che oggi rimbomba ovunque: ho rinunciato a tutto per sposare Dimet. Le reazioni? Non sono tardate. Ogni volta che qualcuno esce dal copione, arrivano i sussurri e le sentenze. C'è chi lo ha preso da parte per consigliarlo, da amico, chi lo ha ammonito con l'aria di chissà come gira il mondo, chi gli ha detto che l'amore non può pretendere di passare sopra a contratti, opportunità, alleanze. Qualcuno lo ha chiamato ingenuo. Qualcuno lo ha definito sconsiderato. Ma Khan aveva già scelto da che parte stare, meglio perdere occasioni che perdere la donna con cui sente di poter custodire l'anima. Se devo ripartire da zero, lo faccio, avrebbe detto, in una frase che ha fatto gelare più di un sorriso. Ma non senza di lei. La relazione con Dimet non è stata modellata per compiacere i gusti esterni. Non ha chiesto il timbro della stampa né il plauso della folla. Fin dall'inizio, è stata una scelta determinata, adulta, consapevole. Chi lo frequenta assicura di non averlo mai sentito parlare del matrimonio con una certezza così tremenda. Non si trattava di un sogno da copertina, ma della convinzione profonda di aver trovato la compagna di strada. Sposarla è l'unica decisione su cui non ho vacillato, avrebbe ammesso. Il resto si discute. Quella chiarezza ha segnato uno spartiacque. Il nuovo Khan è più quieto, più centrato. Meno interessato a dimostrare, più incline a vivere. Dimet non lo ha limitato, dicono gli amici. Lo ha liberato. Ha smesso di inseguire il fantasma delle aspettative e ha cominciato a costruire un reale che non ha bisogno di spiegazioni. Quella di Khan Yaman e Dimet Özdemir non è una fiaba dove tutto fila liscio fino al tramonto. È un intreccio di scelte difficili,
di perdite necessarie, di coraggio emotivo a mani nude. In un'epoca che predica l'idea di avere tutto, sempre e comunque, Khan ha scelto altro, ha scelto qualcuno. E forse è per questo che la sua confessione vibra in molti di noi. Ricorda una verità semplice e spaventosa: ci sono attimi in cui non vinci accumulando, vinci lasciando andare ciò che non è amore. Oggi sulla scrivania di Khan ci sono meno copioni. In rubrica, meno numeri importanti. Ma ogni mattina si sveglia accanto alla verità che ha scelto. Ha smontato la vita che gli avevano apparecchiato per costruire quella che gli appartiene. E alla fine, è questo l'unico successo che vale. Siamo arrivati al termine di questo viaggio emotivo nel cuore di un uomo che ha messo in gioco tutto. Questa è stata una narrazione speciale firmata Turkey News Magazine. Se questa storia di rinuncia e rinascita vi ha toccati, non dimenticate di iscrivervi, lasciare un like e condividere. E se desiderate entrare nella nostra cerchia e sostenere un racconto di qualità, il pulsante Unisciti è lì che vi aspetta. Alla prossima, e ricordate: a volte, per ritrovare se stessi, bisogna perdere il superfluo e stringere forte ciò che conta davvero. Eppure, prima di salutarci, c'è un ultimo dettaglio che merita di essere ascoltato con il respiro sospeso. La notte in cui Khan avrebbe potuto dire di no, scappare, tornare indietro e rifugiarsi negli schemi, ha scelto invece di restare. Ha scelto di sedersi a tavola con Dimet, di parlare ancora, di ripetere parole che aveva paura di pronunciare. Non promesse facili, ma promesse mantenibili. Non giuramenti grandiosi, ma impegni quotidiani. In quell'istante non servivano bouquet o fuochi d'artificio, bastava la fiducia che sa di pane e di casa. E lì, tra le ombre e le certezze scarse, ha capito che la rinuncia non è mai una perdita pura, è lo spazio che ti concedi per far entrare l'essenziale. C'è chi continuerà a leggerli con la lente del sospetto, chi cercherà la crepa, chi spererà nel colpo di scena. Ma le loro giornate non devono convincere nessuno. Il loro tempo scorre secondo un orologio privato, fatto di gesti semplici e decisioni complesse. Khan non rincorre più l'immagine dell'uomo inafferrabile, ha abbracciato la fragilità di chi sceglie. Dimet non è la musa irraggiungibile, è la complice che ti guarda negli occhi e ti ricorda che non sei il tuo personaggio. E la frase che ha scosso il pubblico non nasce da un palco, ma dalla più comune delle verità: l'amore, quando è vero, ti chiede di mettere ordine. È un invito a togliere, a liberare, a lasciare il posto a ciò che regge la prova del tempo. C'è stato spazio per lacrime e risa, per il timore e per la testa alta. Gli addii non sono stati amari, solo definitivi. I sì non sono stati fragorosi, solo decisivi. E se oggi, rallentando il passo, Khan e Dimet avanzano in direzione opposta rispetto al clamore, non è perché si nascondano, è perché hanno scelto con cura cosa mostrare e cosa custodire. Forse è proprio questo che rende questa storia tanto rumorosa nel silenzio, ci ricorda che la pace non è assenza di tempesta, è un centro che resta fermo mentre il vento urla. Noi di Turkey News Magazine saremo qui a raccontarvi le pieghe umane che esistono sotto le luci del set. Senza sconti, senza rumore di fondo, con l'attenzione di chi sa che dietro ogni volto celebre c'è una persona che ha il diritto di cambiare strada. E ora sì, è il momento di chiudere questa pagina. Ma non la chiudiamo con un punto, la chiudiamo con un invito: ascoltate le vostre rinunce. Forse lì, nel vuoto che sembrava spaventarvi, c'è la vostra misura di felicità. Da Turkey News Magazine è tutto. Ci vediamo presto, con una nuova storia che, ne siamo certi, avrà il coraggio di mostrare il battito sotto il frastuono.